Eccoci qua, pronti! Ciao ragazzi, come state? Spero tutti bene, bentornati nel canale Savage Gear Salta Italia e benvenuti in questo nuovo video. Allora, innanzitutto faccio una piccola premessa. Sto storto, sono in questa posizione storto un po' come un gancio, non perché ho preso un colpo d'aria o mi sono bloccato in una maniera un po', mi si è incriccato il collo, ma semplicemente perché cerco con un pochino di inclinazione di andare a bloccare i raggi solari che arrivano da questa direzione, mi vanno direttamente negli occhi. Cerco di avere un pochino di ombra fatta con la visiera del cappellino, altrimenti veramente non riuscirei nemmeno a tenere gli occhi aperti. Questa è la prima premessa. La seconda premessa che voglio fare dei saluti e dei ringraziamenti. Allora, iniziamo con i ringraziamenti. Grazie a tutti per il sostegno, il canale sta crescendo, stiamo aumentando, la cosa mi fa molto piacere. E adesso i saluti, l'amico Paolo dalla Sicilia mi fa avere tutti i saluti degli amici pescatori e negozianti siciliani, e quindi io contraccambio. Ciao ragazzi, grazie per il vostro sostegno, grazie per il vostro calore, spero di venire presto in Sicilia a trovarvi, anzi è sicuramente una mia meta, l'ho già messa in calendario. Speriamo che il prossimo anno, ovvero il 2022, ormai siamo agli sgoccioli, siamo praticamente quasi a novembre, speriamo il prossimo anno che il Covid non ci metta bastone fra le ruote, in modo da avere un po' più di libertà, perché gli ultimi anni sono stati abbastanza un inferno da questo punto di vista. E ovviamente per viaggiare la cosa che manca è sempre un po' il tempo libero, perché tra impegni lavorativi e cose varie il tempo libero si riduce sempre un po' all'osso, ma devo assolutamente fare almeno un weekend lungo in maniera da conoscervi, in maniera appunto da visitare per quel poco che potrò la Sicilia, magari farmi anche 2 lanci. Nel caso non ci fossero le condizioni idonee per pescare, io sappiate che sono apertissimo a buttarmi sul cibo, quindi nel caso ci fosse da mangiare pizze, arancine, cose, voi contatemi, io ci sono, da quel lato lì non mi faccio problemi, sono onnivoro, mangio tutto. Quindi ragazzi, so che poi in Sicilia si mangia benissimo e sarà davvero un piacere venire a trovare tutti gli amici. Dunque, detto questo, fatte queste premesse, di cosa parliamo oggi? Ritorniamo a parlare della SGS6. SGS6 che avevo già fatto un video un po' di tempo fa, un video di anteprima dove dicevo un pochino in anteprima le caratteristiche. Oggi andiamo a vederla in una maniera un po' più approfondita, in particolare andiamo a vedere in maniera un po' più approfondita la 30-100. Perché non parlo anche in maniera approfondita della 60-150? Semplicemente perché purtroppo non ho ancora ricevuto, quindi non ho ancora avuto modo di testare davvero in pesca la 60-150, ma arriverà la prossima settimana. Una volta che l'avrò testata dov'era, avrò un quadro completo con delle catture in svariati ambienti, con svariate condizioni di mare, vi farò un video completo sulla 60-150. Per ora però mi concentrerò sulla 30-100, una canna molto versatile, è una canna con cui sicuramente ho già avuto molte catture con svariate tipologie di artificiali in svariate tipologie di ambienti, e quindi mi sento pronto per darvi una recensione appunto di questa canna. Andiamo ora a vedere un pochino le caratteristiche tecniche, ovvero i dati forniti dalla casa. SGS6 disponibile in 2 grammature, in 2 potenze, la 30-100, il modello chiamiamolo più leggero, e una 60-150. Entrambe le canne hanno una lunghezza di 10 piedi che corrisponde a circa un 3,05 m. La 30-100 al peso della bilancia fa registrare 356 grammi, mentre la 60-150 ha un peso di 390 grammi. Come anellatura e componentistica, entrambe le canne usano componentistica Fuji, quindi componentistica davvero al top, anelli in inox, telaio in acciaio inox con pietra carburo di silicio. Abbiamo 13 anelli in totale per la 60-150 e 14 anelli in totale per la 30-100. Che tipologia di carbonio usano questi 2 modelli? Entrambe le canne usano un Toray T40, quindi un carbonio giapponese di altissima qualità e di ultima generazione, che conferisce alle canne una grande leggerezza, una grande reattività, ma soprattutto una grandissima riserva di potenza. Andiamo a parlare un pochino del casting weight, perché è doveroso, soprattutto del modello 30-100, che come vi ho detto prima è il modello che sto utilizzando già da diversi mesi, ho imparato a conoscere bene, soprattutto grazie anche a diverse belle catture che ho avuto la fortuna di effettuare con questo modello. Allora, il casting weight andrebbe fatto un distinguo tra
diverse tipologie di esche, perché è vero che 30 grammi sono sempre 30 grammi, facendo un esempio, parlando proprio di fisica, ma 30 grammi di artificiali di diverse forme cambiano durante il lancio e anche durante il recupero, perché 30 grammi ad esempio di un jig particolarmente slim non avranno sicuramente lo stesso attrito durante il lancio di un 30 grammi di una stick bait magari un po' panciuta o di un popper con la bocca abbastanza larga. Ecco che appunto quindi queste cose qua vanno un attimino specificate. Quindi direi che la canna è appunto una 30-100, che è un dato assolutamente affidabile e reale. Però diciamo che per esperienza vi posso dire che un 30 grammi di metal jig, soprattutto i modelli slim, è un dato un pochino che il jig non va a lavorare benissimo, a meno non avrete una particolare sensibilità dell'attrezzo nell'uso di jig nell'ordine appunto dei 30 grammi. Direi che per esperienza un 40-50 grammi si sentono molto meglio. A differenza però dei metal jig, i 30 grammi sono perfetti per l'uso ad esempio di un long jerk, quindi di esche un po' più voluminose con una paletta che crea attrito sia durante il lancio che durante il recupero, e quindi in questo caso anche qualcosina di meno, anche i classici 27-28 grammi, che sono più o meno la grammatura di quasi tutti i 175 long jerk da 175 mm disponibili in commercio, si lanciano e si sentono molto bene durante il recupero. E quindi fate un pochino anche questo distinguo quando si parla di casting weight, perché non tutte le esche, a discapito dello stesso peso sulla bilancia, hanno poi la stessa azione o la stessa sensazione in canna. Mentre invece parlando del massimo lanciabile, del max cast, chiamiamolo così all'inglese, il 100 grammi è sicuramente estremamente preciso. Si possono lanciare 100 grammi di jig di tutte le forme, quindi dal classico slim allo short al semi long, insomma un po' tutti i modelli che volete. Mentre invece per esche voluminose direi che per esperienza un 70-80 grammi è il giusto compromesso per sfruttare appieno la potenza della canna. A dire il vero, sono arrivato a lanciare anche un max stick da 170 mm per 88 grammi di peso. La canna lo riesce a caricare bene, lo lavora bene e lo riesce a animare anche in maniera perfetta. Però direi che per restare in sicurezza gli 80 grammi sono già un buon compromesso. Parlando di esche voluminose, facciamo sempre questo distinguo: esca voluminosa, metal jig sono due tipologie un po' diverse. Infatti molte ditte giapponesi fanno anche un distinguo nelle tabelle, appunto specificano il max, il minimo e il massimo lanciabile tra un metal jig e tra esche diverse come dei plug, dei popper, delle stick bait, insomma esche più voluminose. Quale taglia di mulinello abbinare alla SGS6 da 30-100 grammi? Personalmente io ho trovato un buon abbinamento con taglie di mulinelli che a seconda delle ditte costruttrici vanno intorno a taglia 4000-5000, quindi mulinelli più o meno nell'ordine dei 400-500 grammi. In questa fascia di peso, di taglia, direi che avete un ottimo abbinamento, un ottimo bilanciamento della canna e siete sicuramente in grado di contrastare pesci di buona taglia, insomma direi un 80% di quello che vi può capitare da terra in Mediterraneo, salvo appunto tonni rossi o pesci davvero oversize. A parte queste, diciamo, eccezioni, tutto il resto con una canna e un mulinello di questa taglia, con un 300 metri magari di piede 2,5/3, riuscite a fare davvero tante cose. Come ho detto prima, quindi una canna, un attrezzo molto potente che non ha assolutamente problemi a confrontarsi anche con prede del peso di una decina di chili, ma al tempo stesso ha il vantaggio di riuscire a farci divertire con quelle che poi sono le prede più abituali nel Mediterraneo, quindi pesci di taglia compresa tra il chilo e i 4-5 kg, perché certo è molto bello pensare sempre alla cattura oversize, ed è anche giusto che sia così, ma bisogna anche guardare la realtà, e la realtà è fatta spesso, direi anche un buon 80-90%, di pesci di taglia medio-piccola, quindi di taglia appunto da chilo, 2 kg, 3 kg, sono quasi
lo standard, diciamo così, no? Non abbiamo un mare sicuramente come il tropico che offre pesci oversize con molta frequenza. I pesci appunto che con cui ci confrontiamo spesso sono pesci che diciamo restano intorno o sotto i 4-5 kg, e quindi è importante anche avere un attrezzo che abbia sì potenza per contrastare un pesce in caso di taglia molto più elevata del solito, ma ci faccia divertire anche con la preda di tutti i giorni, quindi appunto col barracuda da 1,5 kg, con la palamita da 2-3 kg, insomma i pesci che poi sono quelli che quando va bene, che ci salvano dal cappotto, sono i più frequenti, no? E questa è una canna appunto che ha tanta riserva di potenza, ma anche una sufficiente sensibilità da farci divertire con i pesci appunto di taglia medio piccola, che sono quelli più frequenti. Insomma, non è un palo senza anima, un palo della luce clamoroso, perché appunto la potenza è importante, ma ci vuole anche la giusta sensibilità del fusto in modo da farci anche divertire, di farci godere un combattimento con un pesce non esagerato, che sono poi, come ho detto prima, i più frequenti. E questa canna qua riesce a coniugare molto bene entrambe le cose. Un'ultima caratteristica da andare a vedere è quale misura di PE utilizzare sui due modelli. Allora, sulla 30-100 la casa suggerisce da un minimo di un PE 2 fino a un massimo di un PE 4, mentre invece sul modello più potente, ovvero la 60-150, da un minimo di PE 2,5 fino a un massimo di un PE 5. Ci sarebbe poi anche da parlare di max drag, ma al momento stiamo ancora tarando bene in modo da avere un dato molto preciso e darvi appunto questo dato preciso. Vi posso dire, fino ad adesso ho utilizzato tranquillamente sulla 30-100 5 kg di drag senza troppi problemi, e credo si possa spingere tranquillamente anche molto più in là. Ma aspettate uno dei prossimi video per avere proprio due dati completi, anche confrontando un po' con quelle che saranno le esperienze di Marcos, in modo da avere proprio un dato inconfutabile, che appunto arriverà nei prossimi video anche sulla 60-150, dove andrò a parlare, dove cercherò di andare a parlare in base a quelle che saranno le mie esperienze, sempre che incrociamo le dita, il mare mi voglia regalare qualche bel pesce. Allora ragazzi, direi che questo video può finire qui. Vi ringrazio per la visione, vi ringrazio per il supporto, iscrivetevi al canale, mi raccomando, che mi fa piacere, e noi ci vediamo al prossimo video. Vi abbraccio, ciao ragazzi, alla prossima.